Perché in realtà le variabili in gioco non sono soltanto quelle che esaminiamo noi, magari ce ne sono altre che noi per una questione sensoriale non possiamo percepire. E Ok. quindi in tutto questo cosa nasce? Nasce la magia. Tu sei proprio l'idealizzazione del lupo di mare, cioè proprio l'aspetto, sembri il giovane e il mare, non il vecchio e il mare. Chiaramente in maniera positiva. Piacere, Christian, come ti chiami tu? Dimmi tutto di te. Piacere. Giuseppe Preiti. Va bene, parto pure con una piccola presentazione così riesci a capire quello che ti dirò dopo, capito? Ok, Altrimenti vai. molte cose ti sfuggiranno. Allora, io ho fatto la triennale a Trapani in biologia marina. Ok, Dopo aver fatto la triennale, ho fatto il corso da operatore tecnico subacqueo e ho cominciato a lavorare come sommozzatore nel settore delle piattaforme petrolifere in Arabia, Egitto, Adriatico, un po' qua, un po' là. Già io frequentavo le isole Eolie grazie ad un amico mio che è un apicoltore e c'ha le api a Filicudi, ad Alicudi, a Vulcano. Carlo, che è anche il mio mentore e anche uno dei miei principali maestri, diciamo, di pesca, colui che mi ha iniziato alle Isole Eolie. ok, Durante un cantiere in Arabia, un mio grandissimo amico Silvio, anzi Silvestro, anch'esso pescatore in apnea, mi ha detto che voleva acquistare casa alle Isole Eolie con la sua compagna. Io mi sono buttato anche in questo progetto perché c'erano queste casette che avevano un prezzo abbastanza abbordabile. Poi 9 anni fa ci fu questo periodo di crisi immobiliare, quindi i prezzi erano calati. E niente, entrambi abbiamo acquistato una casetta a Lipari, in zona acqua calda, quindi proprio nel centro del nord Lipari e quasi al centro dell'arcipelago eoliano, quindi un posto altamente strategico se tieni il gommone lì. ok, Da quando ho fatto questo investimento, perché inizialmente doveva essere un investimento, perché avevo in mente di affittare questa casa quando magari non la utilizzavo. Eh, da quando ho fatto questo acquisto, in realtà mai mi sono dato a questo tipo di attività, l'ho subito interpretata come casa mia. ok, Quindi io probabilmente mi sono trasferito alle Isole Eolie 9 anni fa. ok. Ho cominciato a vivere alle Isole Eolie estate e inverno, è stato bello, poi è subentrata anche una fase in cui d'inverno mi annoiavo un po' e adesso vivo in inverno sommariamente in terraferma e d'estate alle Isole Eolie, anche se in inverno non mancano mai i weekend, le fughe di pesca nell'arcipelago. Questo è Ok. su per giù il riassunto della situazione. Okay, perfetto. E allora partiamo dall'inizio. Biologia marina. Mi verrebbe da Sì. dire come mai, però raccontami di questa scelta. No, la scelta è stata molto semplice. Io neanche sapevo se volevo andare all'università, in poche parole. Mi ero diplomato, ho fatto l'estate, a fine estate, grazie a un mio amico, mi sono rotto il femore con un incidente con un Okay, motorino. E mentre ero in ospedale in trazione col femore spezzato, mia madre mi chiese se volevo continuare gli studi, se volevo andare all'università. All'epoca c'era questo librone che si chiama Guida dello studente e mi sono messo a sfogliare questo librone. Io ho sempre avuto una passione per le materie scientifiche, quindi il mio orientamento si muoveva tra architettura, ingegneria, tutte queste cose strane, finché poi sfogliando non sono arrivato in una pagina dove c'era un bel pesce disegnato. Ho detto, minchia, biologia marina, perché no? E mi sono buttato in questa cosa. Perché mi sono buttato in questa cosa della biologia marina? Perché se proprio devo studiare qualcosa, studio qualcosa che mi piace, visto che ero un grandissimo appassionato di pesca in apnea. okay, Eh, cioè, io ho fatto questa triennale solo per questo, non perché il mio sogno era fare il biologo marino. Poi detto in okay, parole povere. okay, Infatti poi dopo la triennale ho fatto questo corso di operatore tecnico subacqueo per fare il sommozzatore biologo marino.
Anche lì non vedevo una strada abbastanza, la vedevo complessa come cosa, perché università, eh, cose, dottorati, cose, troppo, troppa fame c'era nel Okay, settore. Vedevo okay. tutti quelli che si erano laureati prima di me che, diciamo, non se la passavano tanto bene, ma questo non significa niente, perché se uno ha un sogno, si impegna e può diventare anche il biologo marino migliore del mondo, però in realtà non era il Sì, mio sogno questo. okay, Quindi mi sono fatto affascinare da questa carriera dell'offshore e ho cominciato a lavorare subito in Egitto, in Adriatico ed è stato molto bello e divertente. okay. Per chi non ha completamente idea di che cosa professionalmente sia questo lavoro Allora, offshore nelle piattaforme. in poche parole, i sommozzatori in offshore sono come dei meccanici che vanno sott'acqua a montare tubi, a montare valvole, oppure andare a fare delle ispezioni, andare a fare delle pulizie e si Okay, utilizzano delle attrezzature abbastanza variegate, da attrezzature altamente pesanti e ignoranti ad attrezzature altamente sofisticate con raggi X e cose strane. Si va okay, sott'acqua con il casco, non con okay, la bomba o col mascherino, col casco tipo palombaro, però versione moderna, il famosissimo Kirby Morgan, che okay, è fatto con un materiale composito, con l'ombelicale, quindi ci sono comunicazioni, c'è la luce, le telecamere, quindi parli con il supervisore in superficie, è una cosa fighissima, bellissima, e però è un come lavoro abbastanza sacrificante. come c'è un corso, un brevetto? Come funziona? Una Assolutamente sì. Io feci il corso all'ENFAP a Palermo, che era un corso regionale di 6 mesi, mi pare, non mi ricordo. okay, E dopo questo corso mi sono andato a specializzare in Scozia, a Fort William. Ho preso la certificazione INCA che serve per lavorare all'estero, accedere a determinati tipi di cantieri che rispettano questi certificati, diciamo. okay. Quanti Eh, anni hai? boh, solo Mh. 36. 36, vabbè mica figurati. Okay, quindi diciamo che te lo sei girato anche un pochettino Mediterraneo, sei stato in oceano. Troppo pessimo. Okay, qual è stata l'esperienza che ti ha, lavorativamente segnato più personalmente? Allora, che mi ha segnato di più personalmente, forse un cantiere di 63 giorni che ho fatto dove non sono entrato in acqua neanche una volta, Cioè? perché perché siamo stati in stand-by tutto il tempo. Di che si tratta? No, perché, a volte ci sono dei cantieri dove le squadre dei sommozzatori fungono da assistenza, cioè vanno in acqua solo se servono. Okay, Come, tipo i vigili del fuoco, no, se non ci sono okay, incendi non fanno niente, tra virgolette. okay, Fatto un paragone un pochettino così, però questo è il discorso. E mi ha segnato nel senso che ho capito che forse non era questo quello che volevo fare. okay, okay. E allora qui arriva la domanda: tu della tua vita che cosa vuoi fare? Io voglio essere felice e voglio lavorare ogni giorno per esserlo, per Okay, continuare a esserlo perché mi reputo una delle persone più felici che conosco, quindi okay. La tua idea di felicità cosa abbraccia? Che chiaramente è molto personale come idea. Come hai identificato la tua idea di felicità? come diceva De Curtis, la felicità è fatta di attimi di dimenticanza. Alla fine la felicità è una cosa semplice. Mhmm, Quando non hai questi stati malinconici di insofferenza, che desideri qualcosa, oppure che non ti trovi in un posto che ti fa stare troppo stretto, secondo me vuol dire che lì sei felice. Okay, okay. Ci Cioè, sta, uno ci non sta. deve pensare che la felicità debba essere legata per forza a quel picco di euforia, oppure a quella realizzazione lavorativa o economica. Sì, 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 sì. Perché, cioè, io nella mia vita sono abituato molto a guardarmi intorno, riesco anche un attimino a leggere le persone guardandole. Io le ho viste persone realizzate o ricche che magari
non mi sono sembrate più felici di me. Assolutamente. E vabbè, questo è il sistema, è la nostra società di oggi che ci spinge a cercare quest'idea di facilità, il più delle volte in mero materialismo o capitalismo, vediamola così. Ma io voglio sapere una cosa: tu hai detto che mentre sei stato per un po' di tempo a Lipari e poi ti sei annoiato d'inverno. Com'è un anno passato in un'isola così piccola? È bello perché se sei abituato alle grandi città, cosa alla quale non ero magari abituato io, lì ti vai veramente proprio a purificare perché i ritmi sono scanditi molto più lentamente, si vive di cose semplici, hai a che fare con gli isolani che sono delle persone genuine. Eh, si vive bene, si vive, però sai com'è? Come diciamo noi in Sicilia, usupecchio rumpo cupecchio, quindi ho fatto i miei anni invernali alle Isole Eolie, però va bene così. Okay. Adesso mi sento più appagato se faccio un po' qui e un po' lì. Ci sta, ci sta. Ascolta, questo podcast probabilmente già l'hai intuito, noi tocchiamo il vero. A me piace toccare il vero perché secondo me è la cosa più bella che può uscire da queste conversazioni. Tu da poco hai avuto una bambina, okay? Come Quindi questo sono ancora s più felice rispetto a come ero prima, ancora l'abbiamo moltiplicata per 10 questa felicità adesso. Okay, e all'atto pratico però suppongo anch'io sono padre, io vivo in Inghilterra, fino all'anno scorso volevo tornare a Palermo, quindi già ci stiamo capendo dove sto andando a parare. Come ha influenzato o come pensi influenzerà o come pensi sarà il futuro di te, del tuo nucleo familiare e della tua piccolina da qui ai prossimi 10 anni? Te lo stai immaginando? Provi a pianificarlo o pensi di vivertelo con calma? Ci pensi a queste cose ogni tanto? Ma in realtà già abbiamo fatto una sorta di piccolo esperimento perché la bambina è nata a giugno, quindi abbiamo vissuto un pochettino qui a casa a Termini e poi in estate quando la mia compagna Marica che c'ha una palestra, una scuola di danza, ha chiuso la sua attività, ci siamo trasferiti alle isole, alle Eolie. Anzi, io sono andato un po' prima, lei mi ha raggiunto dopo. Abbiamo fatto l'estate assieme, poi lei è rientrata in terraferma per continuare la sua attività e io l'ho raggiunta poco dopo. E ormai Okay, io sto per concludere la mia attività lavorativa col turismo, che okay. è quasi Quindi terminata, per fortuna. dici comunque un equilibrio che si può, trovare. Dici basta esserci la volontà nel fare le cose alla Ma fine dei non c'è conti. nessuna volontà, E qui ci tutto sta. sta Io avvenendo in maniera sto spontanea. Okay, okay. Ci sta. Guarda, io ti dico questo perché, poco tempo fa, stavo pensando di investire in Sicilia, e di tornare in Sicilia, dopo quasi 8 anni passati qui in Inghilterra, a fare tutt'altro, di quello che avremmo fatto in Sicilia. Quindi faceva parte anche dell'idea di inseguire più che un sogno, un lifestyle che ci appartiene di più rispetto a quello che abbiamo qui, per ricercare quell'idea di serenità che noi abbiamo idealizzato nel tornare in Sicilia. I nostri figli sono stati uno dei punti, focali di queste conversazioni perché poi, chiaramente ci siamo rapportati con il sistema scolastico, del sud, con le possibilità lavorative e tutto quanto rispetto a quelle che potrebbero essere le opportunità qui. E quindi ci siamo trovati in una fase di: okay, probabilmente, ci dobbiamo prendere un po' più di tempo per pensarci, per poi capire un attimino cosa fare bene. E quindi sono sempre curioso di sapere, chi come noi ha queste tipologie di esperienze, cosa ne pensa e come affronta questa tipologia di scelte. Può sicuramente essere d'aiuto a tanti, però, è sicuramente da ammirare quando, lo si riesce a fare con così tanta naturalezza, mettiamola così.
E questo è veramente notevole. Ma Siamo adesso giunti ancora comunque, non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Lo no, scopriremo vivendo comunque. no, ci sta, ci sta. Vedi, forse sono io che mi faccio troppe paranoie. Può essere pure, anzi direi quasi di sì. Però, dai, giusto per chiacchierare. Allora, questo è un podcast di pesca in apnea, si chiama I lupi della pesca in apnea, tu sei un pescatore in apnea, per quello che vedo estremamente in gamba. Te la posso fare una domanda, ma tu peschi da solo? Sì, Okay, io me la sono fatto questo pensiero prima di esportelo. Si dice sempre che la pesca in coppia sia la cosa giusta da fare, okay, perché infatti è la cosa giusta da sta fare. sopra. Cosa? Infatti è la cosa giusta da fare. Però vengo io e dico: ammesso e concesso che il tuo compagno sia, allo stesso tuo livello di esperienza e di efficacia sott'acqua, qualora e se si dovesse presentare un problema ad una notevole profondità, quali sono le reali chance di risolvere quel problema? Ma allora, se succede a fondo e tu rimani a fondo, c'è veramente poco da fare. Però si sente sempre dire che le sincopi avvengono sempre in superficie, quindi è lì che ti serve il compagno. Okay, okay. Ci sta. E allora te lo chiedo a te, com'è che tu non hai un compagno di pesca? O magari non si vede così spesso? Ma un po' perché sono un lupo solitario, sono Okay, un po' un orco, un lupo solitario, accetto anche la mia natura, non è che devo dimostrare per forza al mondo di essere la persona più socievole del mondo. okay, Però ogni tanto mi capita di portare qualche amico a pesca e devo dire che anche è bello e divertente. Sommariamente ti posso dire che spesso gli orari oppure gli impegni delle altre persone non si incastrano bene con i miei. Io parto la mattina e torno la sera. Sono poche le persone che hanno questa disponibilità di tempo. okay, okay. Quindi è anche difficile da questo punto di vista. Ho, l'impressione che a te piaccia pescare, profondo, correggimi se sbaglio. Sì, mi piace tanto, è una cosa che sto approfondendo sempre di più in questo periodo, cioè negli ultimi anni, per adesso è il periodo della profondità. Magari Come poi mai? ma, sai che c'è? Mhmm, diciamo che negli ultimi anni fino a un tot di anni fa mi ero un po' annoiato. Okay, Perché nonostante avessi a disposizione 7 isole Eolie, però ogni anno pescare sempre in queste 7 isole, a finire che poi, cioè, hai conosciuto tutto. okay, Ehm, io sono uno che si annoia facilmente, mi ero annoiato. Poi negli ultimi anni, grazie al perfezionamento di determinate tecniche, sono riuscito a guadagnare quei metri in più che mi hanno fatto sbloccare tutta una serie di spot che per me prima erano un attimino poco accessibili. okay, Questo ha fatto sì che in me scoppiasse un entusiasmo che non provavo da tanto tempo, cioè quella curiosità dello spot nuovo e tutte queste belle cose. E quindi in questa fase mi sto godendo questo momento della okay, scoperta degli spot nuovi. okay. Cosa si Anche se prova nello scendere in un posto che tu non vedi, ma che hai il presentimento possa nascondere qualcosa? Cioè, com'è scendere in un posto dove magari non è mai sceso nessuno, ehm, i in tutta la vita dello spot? Allora, per quanto mi riguarda è un'emozione stratosferica. Vale più di 100 catture per me questa cosa. Okay, Perché cioè, ormai cioè, i pesci sono stati catturati, diciamo, non è che un pesce più, pesce in meno ti fa diventare più felice. Però vedere una roccia che tu non avevi mai visto o che possibilmente tu sospetti che forse mai nessuno ha visto è una cosa incredibile. È sì, bella. Infatti a volte mi è capitato di fare anche intuffi
fatto dei tuffi iper profondi in posti dove ci si va a pescare a Volentino forse, ma Ok, solo per guardare, ok, per ok. vedere Vabbè, come da sopra. di che profondità stiamo parlando? Che so, dei posti che in mezzo al blu, che ci sono queste risalite che hanno il cappello sui 53, 56, Ok. 55. Se ci Qual è metti stata la sopra, cattura, qual è stata la cattura più profonda di quest'estate, Giuseppe? quest'estate la cattura più profonda è stata la torcia che mi è caduta a quasi 57 metri. Ok, ok. E l'ho recuperata. No, una cattura tra i 52 e i 53. No. Quest'estate la cattura più profonda è stata la torcia che mi è caduta a quasi 57 metri. Ok, ok. E l'ho recuperata. No, una cattura tra i 52 e i 53, non mi ricordo. Ok, ok, cazzo, minchia, vedi, io starei qua un minuto in silenzio a pensare questa cosa. Cioè, tu sei sceso a prendere la torcia, ti è caduta la torcia al gommone, sei sceso, hai preso la torcia, l'hai ritrovata. Cioè, prima l'ho E... dovuta cercare, ho fatto tutta una serie di tuffi per cercarla, perché era inizio giornata e non mi andava di tornare a casa. Ok, ok, sti cazzi, va bene. No, vabbè, però Ehm, comunque stiamo parlando, se ti dico quanto è durato questo tuffo, tu non ci credi. Stiamo parlando di un tuffo di 1 minuto e 40 secondi, tipo. ok. Un mordi e Va- fuggi. vabbè, ok, però spesso si rapporta questo discorso, sì, profondità, però non sono tuffi estremamente lunghi, però è comunque una profondità. Wow, ok. Qual è il pesce che ti affascina di più da cercare? Mettiamola così. La cernia. La cernia è il pesce che più mi affascina, perché è un pesce che a tratti può essere prevedibile, ma al contempo è imprevedibile. Poi, per esempio, le isole Eolie non sono delle isole dove negli ultimi anni c'è abbondanza di ricciole. Vedi i ciancioli che fanno queste stragi indiscriminate e quindi ci lasciano asciutti proprio a noi. Ok, I denti ci sono, ma sono molto rari e non puoi impostare una battuta di pesca a denti, cioè, a meno che non sei proprio uno fissato, un amatore che dice pure che non piglio niente, oggi solo denti. La cernia invece mi affascina parecchio perché, soprattutto nella pesca in caduta, eh, raccontami di questa prevedibilità e di questa imprevedibilità rapportandomela a delle azioni di pesca che hai avuto e che hai vissuto. la prevedibilità sta nel fatto che quando tu fai una ricerca utilizzando la strumentazione elettronica, ti studi il fondale e dici, caspita, qui sicuramente una cernia ci deve essere, anche se non vedi la marcatura nell'eco, perché Okay, diciamo, il mio trasduttore non è molto potente, quindi spesso e volentieri le marcature neanche me le fa vedere. Però, cioè, in base a quello che riesci a vedere come roccia, come salto di profondità, oppure tutto il contesto che c'è attorno, riesci a immaginare queste cose. okay, Eh, quindi, cioè, è prevedibile da questo punto di vista. Invece è okay, imprevedibile nel fatto che a volte tu pensi di aver trovato le condizioni favorevoli per pescare, che sono la cernia, invece cerni non ne vedi neanche una. Sono okay. dei pesci Okay, queste condizioni quanto più soprattutto. le condizioni prevedibili di cui stai parlando, in termini non lo so, dimmi tu. Allora, per quanto riguarda le isole Eolie, io ho notato che quando l'acqua è molto luminosa, è molto chiara, c'è quella correntina leggera, il taglio non è gelido ma è fresco, e c'è quel tripudio di mangianza negli spot, anche a profondità elevate, lì diventa quasi matematico che devi vedere. Okay, A parte la Cernia, ma vedi veramente tutta la biodiversità. okay, Invece, giustamente, quando l'acqua ha quella tonalità più verdina, la luce diventa più tenue,
l'abisso è molto gelido. Lì Ok, difficilmente vedrai qualcosa libero, a meno che tu non abbia un segnale, una tana, una cosa da andare a perlustrare, però ok, ok. Delle tue pescate, quanto tempo dedichi allo scandagliare e quanto tempo dedichi invece alla pesca in sé? ormai dedico solo tempo a pescare perché non c'è più niente da scandagliare. Ok, fantastico, ci sta, ci No, sta. comunque un buon 20% lo dedico a scandagliare, Ok, soprattutto quando ti sposti da un posto all'altro. Anziché fartelo a velocità, ti metti lì piano piano. ok, Però, battendo sempre gli stessi posti, arriva un certo momento che poi hai trovato quello che devi trovare, perché se ti sposti un po' più in là, la profondità diventa troppo elevata e quindi ciao, basta, non puoi pescare più. ok, ok. Quindi è quasi un qualcosa proprio di, cioè, disegnato della serie. Tu ti metti sul filo che so dei 50 e ti fai tutto il filo dei 50 giorno dopo giorno, mese dopo mese, fino a quando non te lo mappi tutto praticamente. Sì, sì. Ok, ok. Vedi, queste Anche magari sul possono filo di sembrare. 40, anche sul filo di 35, non è che per forza dobbiamo andare a 50, eh? Okay, chiaro. Tu ti fai tutta la mappatura chiaramente della tua zona di pesca. Interessantissimo. Vedi, questo può sembrare banale per te che lo fai, però, ehm, vedi chiaramente Poi le questa è isole una co Eolie ti avvantaggiano molto da questo punto di vista perché quelle sono, una volta che ti allontani tot metri dalla costa, inizia l'abisso e il fondo non risalirà mai più. okay, Quindi laddove il fondale presenta delle caratteristiche un attimino più pianeggianti, lì bisogna un attimino battere con questa tecnica, però nei posti dove il fondale scende subito che ci va a fa'. Okay. ci vai, però dico, te lo studi in pochissimo tempo, va. Okay, okay. Il tuo percorso di studi ha dato tangibilmente un aiuto a questa tua attività di oggi, in qualche modo? Tantissimo, tantissimo aiuto. Tipo? Tipo nel non avere troppe convinzioni, nel rimanere Okay, un attimino con la mente aperta. Sì, si sa che tutto accade per un motivo sott'acqua e che nulla è legato al caso, però le variabili in gioco sono talmente molteplici e talmente difficili da sommare e calcolare tra di loro che non è dato a noi poterle interpretare finemente. Sì, esistono tutti questi professoroni che parlano perché con la corrente così, la cosa colì, vedi il pesce così. Io pure ci provo a fare queste cose, però il mare il giorno dopo mi prende per il colletto e mi dice cretino, guarda, cioè, e con le stesse condizioni magari non mi fa trovare una situazione opposta. E quindi dici, okay. allora dov'è che ho sbagliato? Perché in realtà le variabili in gioco non sono soltanto quelle che esaminiamo noi, magari ce ne sono altre che noi per una questione sensoriale non possiamo percepire. Okay, E okay. quindi in tutto questo cosa nasce? Nasce la magia. Di questa cosa parlavamo col nipote di Mazzarri nell'ultima chiamata dove io, come sempre, adesso lo farò anche con te che oramai sta diventando un rituale, ehm, voglio provare a capire quello che c'è da capire per stupidamente dire: "Si fa così per trovare il pesce", ma anche lui, sotto consiglio e voce di suo zio diceva: "Non lo puoi capire il mare perché, come hai appena detto tu, ti prende e ti dice: "Ma che vuoi fare?" E allora qua ti dico, rispetto alle cose che tu hai capito nel tempo, quali sono, queste cose che hanno determinato più continuità nell'avvistare il pesce, che ti aiutano giorno dopo giorno nel pescarlo, nel catturarlo e così via? Allora, la scelta del posto innanzitutto, bisogna scegliere posti magari poco battuti. Okay, I posti poco battuti sono dei posti magari che mantengono più il pesce rispetto a posti che sono più battuti. Però questa è una bugia. Ti sto dicendo una bugia in questo momento, lo sai okay, perché? Perché ci sono posti che sono talmente belli, talmente interessanti per i pesci, che nonostante siano battuti, quei posti i pesci li fanno sempre. Poi, se tu ci vai e non vedi niente, questo è un problema tuo, ma il pesce lì c'è, okay, perché non sempre quello che tu vedi è quello che c'è sott'acqua.
Cioè, non dobbiamo sopravvalutarci così tanto. Cioè, a Ok, volte noi entriamo in un posto di mare, dici, ma come, è così bello e non c'è niente. I pesci ci sono, ma si sono nascosti mentre tu stavi arrivando, magari. ok. Invece ci sono altri posti dove magari i subacquei non arrivano e il pesce lo trovi un pochettino più tranquillo e prima di andarsi a intanare si fa vedere, o addirittura si fa anche avvicinare. Okay, okay. Quando tu parli, così del discorso di, quando sei entrati i pesci sono spariti, non si fanno più vedere. Mi viene da pensare, vidi tantissimo tempo fa un video di Concetto Felice che diceva che ogni zona ha una tana mastra, dove il pesce si va a, nascondere, a raggruppare. Questo significa che oggettivamente ogni zona può tenere una pietra che ti tiene il pesce. Quindi Sì, se io non sto vedendo il pesce in giro, o probabilmente, correggimi se sbaglio, è sprofondato, è andato lontano, o magari è nascosto in una pietra che io non sono riuscito a identificare come tanamastra. esatto. E quindi significa che devo soltanto perdere tempo a cercarla. Può darsi, però ricordati che anche quando tu hai trovato una tana mastra non hai fatto bingo, perché la tana è Okay, mastra fino al momento prima che tu la trovassi. Da quel momento in poi non sarà più tana mastra. Sì, è vero, poi ci sono tutti quelli che dicono no, perché tu devi prendere un pesce e basta, poi la devi lasciare piena di qua, di là, tutte queste belle cosine, no? okay, Però i pesci non sono stupidi, i pesci il pericolo lo capiscono e quindi ti vedono una volta, ti vedono una seconda volta, quella tana smette di essere mastra e possibilmente un'altra tana che prima non era mastra diventa mastra perché quella ha smesso di essere mastra. okay. L'ho l'ho detto mastra? Okay, no, 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 sei stato più che chiaro. Okay, bene, allora il posto sicuramente è determinante. Poi a quale dettaglio fai caso quando entri in acqua? E te lo direi ti direi, non so se tu peschi normalmente anche partendo da terra, ma partendo da terra, che è quello che fanno un po' tutti, a cosa daresti particolare attenzione per aumentare le tue probabilità di successo durante la giornata? Non so da quanti decenni non faccio una pescata partendo da terra. Okay. Forse da quando avevo tipo 16 anni. Partendo da terra, io presto molta attenzione alla corrente, visto che utilizzavo i motorini, questi qua a scoppio, Okay. gli acquascooter, questi qua della Sì, sì, Comer, no? sì. Quindi che facevo? Col motorino raggiungevo la batimetrica di interesse, che potevano essere i 20-30 metri, e cominciavo a pescare e pescavo a favore di corrente. Questo Okay, perché? Perché poi grazie al motorino potevo risalire la corrente. Il fatto poi di pescare a favore di corrente significa che non hai bisogno ogni 2 minuti di accendere questo maledetto motorino, quindi non hai bisogno neanche di fare tutto questo gran rumore. okay. Quindi questo facevo, oppure una pescata da terra proprio senza niente, proprio minimal, pinna e Sì, fucile. Eh, In realtà non ci sono molte cose che io vado a guardare. A me piace proprio mettermi in discussione e mettere in discussione proprio ciò che vedo. A prescindere dalle situazioni, mi piace proprio studiare il mare. E ti dirò, a volte faccio anche cose senza senso proprio per uscire fuori dagli schemi. Perché ho notato che quando si cominciano a conoscere i posti di pesca, questa è una cosa molto dannosa per il nostro rendimento in acqua, perché la soglia di attenzione si abbassa tantissimo, perché okay. tu c'hai quel pietrone, quella secca che è fatta di svariati metri quadri, ma siccome nella tua vita hai sempre visto i pesci in quel punto, matematicamente per te quella secca diventerà invisibile, tu vedrai soltanto quel punto e andrai a vedere sempre come un robot, sempre in quel punto, con quell'approccio, con quella cosa. Poi sai cosa succede? Succede che poi c'è Tizio che va a pescare nello stesso punto e ci va senza pregiudizi
e Tizio vede pesci, fa catture che tu magari non hai mai fatto in quel posto, che non fai da tantissimi anni, e dici: ma come? Questo è arrivato l'altro giorno la prima volta e piglia un pescione del genere, e io di questi pesci non ne vedo da tantissimo tempo. Sì, 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 sì. Questo suppongo essere sicuramente subordinato all'idea di uscire, la voglia di prendere il pesce, la voglia di ottimizzare le possibilità nell'ottica di essere poco flessibili. Anch'io ricordo che quando andavo nel Palermitano a pescare facevo sempre gli stessi punti, perché in testa mia dicevo: se ci sarà una possibilità di prendere un pesce, è più probabile che lo prenda dove già l'abbia preso, in quella maniera, facendo quella cosa, facendo quell'aspetto, guardando magari da quel punto di vista. La prima volta, poi tutto il resto delle volte non capitava praticamente mai. Sai quante volte mi è capitato di catturare pesci sbagliando tuffi? Magari volevo scendere su quel ciglio, su quella pietra, magari quella giornata era troppo correntosa e sono andato a finire in mezzo alla Posidonia, in mezzo alla sabbia, in mezzo alla ghiaia, cioè, e trovi il cernione coricato lì, cioè immobile. Dici, ma che Sì. c'è questo pesce lì? Quindi alla base bisogna essere quanto più aperti mentalmente, privi di schemi possibili, Anche nell'esplorare quelli perché che gli sono. schemi sono noiosi, sono noiosi gli schemi, non mi diverto con gli schemi io. Cioè, Ci sta. è normale che se tu vuoi arrivare ad una cattura, un po' di schemi li devi rispettare. Però ogni tanto una parte della pescata deve essere fuori dagli schemi, perché altrimenti diventi vecchio. Okay. Diventi un vecchio barbuto presuntuoso che pensa di sapere già dove sono i pesci. Invece bisogna essere un attimino, bisogna ritornare bambini, bisogna ritornare innocenti, anche se Okay. l'innocenza ormai è lontana, però eh, bisogna No, no, pensare no. fuori dagli schemi, andare in acqua come se tu fossi una persona impreparata. Io riguardo spesso i miei video di pesca per, provare a accorgermi di cose di cui non mi sono accorto quando ero in acqua. Ehm, è sempre sulla base di un consiglio dato da Salvatore Roccaforte in una conversazione, su un altro canale. Diceva di prestare attenzione a ciò che ha un look diverso. Ha qualcosa che spicca nel fondale, una pietra, non so bene come descrivertelo, però poi in effetti, l'ho capita 'sta cosa, speriamo di riuscire a esprimerla al meglio possibile. E se vuoi te la Ho vis posso spiegare io questa cosa. Vai, assolutamente. Dimmi. Questa cosa l'abbiamo studiata anche all'università, ritornando Okay. al discorso di poco fa. L'eterogeneità dell'habitat favorisce un più alto livello di biodiversità. Quindi fondale piatto, monotono, poca diversità. Becchi il pietrone che ha una forma stranissima e lì c'è il picco di biodiversità. Oppure Okay. pietre tutte belle, però poi ne trovi una ancora più strana, ancora più. Quella pietra avrà quella marcia in più, Okay. sommariamente. Poi anche questi posti possono un attimino essere visti come non più belli dai pesci, perché tu vai sempre lì, lo vai a disturbare, bla bla bla, eccetera, eccetera. Sì, Però sì, sì. l'eterogeneità è una cosa importante. Infatti, perché per esempio quando montano le piattaforme petrolifere in dei posti che sono fangosi, sabbiosi, in mezzo al nulla, dopo qualche anno quella piattaforma diventa un'esplosione di vita, sia di organismi sessili che di pesci. Sì, ma vedi che cosa, vedi questa ha delle fondamenta biologiche, vedi, che figata. Okay, e lì, guardando il video di una cernia che presi all'isola di Fuerteventura, mi ricordo che scendevo su questo pianoro e poi c'erano delle rocce che oggi le guardo e dico: "Cazzo, queste sembrano, non lo so, delle abitazioni aliene", proprio cose strane, cunicoli, ha un look veramente particolare. Poi te lo giro e mi dici la tua, e cazzo è poi è spuntata 'sta cernia, ma era una cosa che tu dicevi: "Ma che cazzo ci fa 'sta cosa qua?" E in effetti poi mi ha fatto trovare un pesce bellissimo, è stata una sorpresa bellissima. Allora da quel momento ho cominciato a cercare qualcosa di si sono scaricate le cuffie. Ma già da tanto tempo forse.
Forse non sono Vedi, state cariche. Poi c'è anche un altro motivo comunque, vai, dimmi. se parliamo di pietroni in mezzo al piatto, eh, quando la corrente impatta una superficie verticale, su quel lato sopracorrente, si viene a creare un accumulo anche di plankton. Ok, Quindi i pesci che si nutrono di plancton si mettono lì, a parte che si ossigenano più facilmente, anche perché lì la velocità del flusso diventa più elevata, anche perché c'è questa resistenza, quindi si stringe il passaggio e aumenta anche la velocità del flusso sì, dell'acqua. Poi si viene ad accumulare tutto questo plancton, quindi questi pesci banchettano e quindi parte la catena alimentare. Sottocorrente invece troverai sempre una situazione più smorta rispetto al versante sopracorrente. ok. Diciamo questa è l'ABC, però ci sono tanti motivi perché si verifica questa cosa. Okay, quindi, da questa affermazione tiriamo un altro consiglio interessantissimo, magari scontato, però per chi si approccia oggi alla pesca subacquea: cerchiamo sempre posti esposti alla corrente. Cerchiamo sempre posti esposti alla corrente e anche a testimonianza di quanto detto, ogni tanto uno sguardo sottocorrente bisogna anche darlo, perché uno non deve mai prendere per oro colato le cose dette dagli altri, bisogna O mettere sempre tutto in discussione. Cioè okay, io faccio così e non voglio che quello che dico io venga preso come Vangelo, perché magari il 90% sono pure tutte minchiate. no, no, vabbè, ma uno vedi, uno deve avere uno spunto in più, se noi le cose non le conosciamo, come fai tu, quel giorno a domandarti una cosa e darti un'altra risposta? Invece quanta più roba mettiamo nel calderone, quanto più ci possiamo interrogare e questo è estremamente Sì, anche interessante. perché tu capti magari qualche concetto, poi mentre sei in acqua ci pensi e No, ti non può ti aiutare sento. quella cosa. Da questo punto di vista, biologicamente ci sono altre cose che dobbiamo tenere a mente quando siamo in acqua, Giuseppe, perché 'sta cosa mi affascina tantissimo. Non lo so, morfologia del fondale, tipologia del fondale. Per esempio, il grotto, proprio com'è fatta la roccia del grotto, sento essere, estremamente viva come pietra, rispetto per esempio al granito. Che influenza ha questo nell'ambiente marino, per esempio? Non lo so. Il grotto rispetto al granito, come dicevamo poco fa, è molto più eterogeneo Okay, come superficie, molto più eterogenea perché fa tanti buchi, la porosità della superficie favorisce l'attecchimento di numerose forme bentoniche, tutti questi organismi sessili, quindi che possono andarsi a nascondere, a riprodursi lì, a cacciare. Il granito è una pietra liscia, quindi non possiamo dire che sia deserta, priva di vita, però è naturalmente un attimino più semplice come morfologia rispetto al grotto. Quindi sì, okay, magari trovi dei massi accatastati di granito che ti fanno lo spacco, che ti fanno la grotta e quindi ti fanno però a livello di forme sessili, diciamo, di alghe oppure di invertebrati ne troverai di meno e questa cosa okay, influisce anche sulla vita, no? okay, okay. Lo scenario esterno, un'altra cosa che col tempo ho imparato a guardare, si ripropone probabilmente anche sott'acqua, okay? Assolutamente sì. Quindi è giusto che io guardi quando vado a esplorare posti nuovi come fuori e mi immagino che sia anche così dentro e da lì scelgo: okay, vado qui o no vado lì, oppure secondo me qua per esempio è basso, non ci vado. Assolutamente, io questa cosa la facevo tanto quando ancora non avevo questi strumenti performanti elettronici, diciamo. Quando avevo un semplice coscandaglio, magari guardavo la morfologia della montagna, vedevi che so, un canalone, una cresta che scendeva verso il mare e quindi tu ti andavi a scandagliare la zona lì fuori, dicevi possibilmente tutto attorno è sabbia e lì ci sarà una dorsale che cammina, cioè questa è la cosa più semplice che ti viene da pensare. Okay, okay, Oppure vedi una zona, un vallone dove vedi tanti massi accatastati che sono caduti dalla cima della montagna e quindi possibilmente questa catasta di massi continuerà anche in acqua facendo una franata.
Poi Ok, magari una frenata che si ferma a 10 metri di profondità, o magari una frenata che arriva fino a 40. Poi dipende ok. da migliaia di fattori. Ok, ok. E da questo punto di vista direi pure la tipologia di roccia che c'è fuori, per esempio, Terrasini, non so se ci sei mai stato, ha questa, almeno sembra essere così fuori, magari sto dicendo una cavolata, se qualcuno ci segue che di lì ce lo dica, questa roccia particolarmente a lastre, che si vede proprio nella scogliera che è rotta quasi a gradini. Suppongo possa essere così laminata anche sott'acqua, in effetti ci sono tantissime lastre, tant'è che fa spesso gronghi, e murene che forse so essere, particolarmente amanti di queste tipologie di fessure. Hai qualche dritta da darmi rispetto a, non lo so, altri fattori che dovrei tenere in considerazione per, scegliere uno spot piuttosto che un altro in posti che non conosco per sempre là, siamo sempre per provare a prendere qualcosa in più. Sì, per esempio, anche se parliamo di posti dove si parte da terra, la lontananza o la vicinanza con altri posti utili, per esempio, che ne so, magari ti trovi su un tratto di costa dove ci sono tanti chilometri e chilometri di sabbia e poi c'è quella singola scogliera, quella secchietta. Questo posto farà un effetto oasi nettamente diverso rispetto al singolo spot che si trova in una zona dove già accanto ci sono altri spot. Il pesce lì sarà Okay. molto più sparpagliato e diluito. Okay, okay. Interessante questo. Poi siamo sempre lì. Bisogna cercare il pesce dove non lo cercano gli altri, perché i pesci l'hanno capito che bisogna scappare da questi brutti ceffi armati che vanno Okay. sott'acqua. Quindi bisogna pensare fuori dagli schemi. Andare dove vanno tutti, sì, tutti vanno nel posto quello bello, 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 però poi Sì, tu mi puoi dire questo, però alla fine dei conti dici: "Cri, se non vai a mare e non sperimenti e non ti fai, la tua esperienza e non dici non hai dove andare, non ci sono scorciatoie", mettiamola così. c'è un detto siciliano che dice Cupisci vuole mangiare, un culo a mare sa va a bagnare. Questo lo mettiamo come titolo della chiamata. Dimmi una cosa, del, pescaturismo, che cosa fai, alle Isole Eolie? Questa è una cosa bellissima. Io mi occupo di turismo esperienziale, ovvero porto in giro i turisti attorno alle Isole Eolie e facciamo svariate attività, dalle più classiche, che sono i bagni, l'esplorazione della grotta, poi si passa anche allo snorkeling. Poi ci sono delle gite un pochettino più complesse, richieste da una clientela un pochettino più esigente, dove si fa anche la pesca subacquea. Okay, Quindi facciamo proprio una dimostrazione, io dimostro a questi clienti che magari non sono neanche pescatori, sono persone semplicemente curiose. Faccio vedere loro come si effettua una battuta di pesca subacquea e poi a bordo del gommone stesso facciamo una piccola masterclass di come si prepara un crudo di okay, pesce. Quindi il percorso completo, dalla pesca alla preparazione di un piatto. Questa cosa ai turisti piace tantissimo perché c'è più esperienziale di questo. O addirittura a volte si va anche a casa e si fa home restaurant perché mi piace molto okay, cucinare, quindi faccio una cena con quello che abbiamo pescato assieme durante l'escursione. okay. Questa cosa mi piace tantissimo perché vedere la gioia, l'interesse che hanno le persone nei confronti di queste attività che propongo mi appaga tantissimo e mi fa essere felice di quello che faccio. Qual è la reazione più comune quando tiri un pesce fuori? Raccontami, cioè tu dici: "Vabbè ragazzi oggi andiamo qui, scendo adesso qui", poi tiri il pesce raccontami la dinamica di una di queste azioni, come va? Allora, generalmente
vado nel miglior posto che ho, per esempio, per far Ok, sì che la parentesi della pesca subacquea non rubi troppo tempo alla gita in sé per sé, perché altrimenti rischiamo di fare troppe ore di pesca e poche ore di bagni, di snorkeling e tutto il sì. resto. Quindi spesso mi capita anche di riuscire a prendere il pesce al primo tuffo e questa cosa li fa impazzire. Dice, ma come? Già l'hai preso? Perché giustamente non faccio una pescata esplorativa che mi metto lì a Certo, contemplare, oddio, che bello, esploriamo il posto nuovo. Vado direttamente a colpo sicuro. Infatti ci sono posti che volutamente non frequento proprio per lasciarli carichi per quando mi servono carichi, diciamo. fantastico, fantastico. Cazzo, Ora, vedi, infatti, che stai, dici, non è sotto, questo è il meglio a cui puoi ambire in termini di esperienza. sì, è una cosa fantastica, è una cosa fantastica, ma poi riuscire a trasformare in dei piatti buoni ciò che peschi e farlo con loro che ti hanno visto fare proprio tutta la cattura, tutte cose, è una cosa meravigliosa, è una cosa Ne hai meravigliosa. trasformati turisti o tuoi, clienti in pescatori subacquei? Aspetta, fammi pensare. No, credo proprio di no, perché la maggior parte delle volte si tratta di persone che vivono nelle grandi città, persone che vivono al Okay, nord. E quindi, però, sì, che si trasformano in appassionati di pesca, che seguono i video, queste cose, sì. Che pure mi seguono, magari che mi continuano a scrivere, che sono proprio interessati a quello che faccio, questa cosa sì. Cioè, trasformare un turista in un pescatore. e vabbè, oh, dico, la cornice è da film, l'azione da manuale, il pesce da migliore ristorante della zona, dico non è proprio impensabile che li riesci a uccare nel mondo della pesca dopo una cosa del genere. E dimmi una cosa, quanto costa una giornata con te fuori? Dove si prenota? Come funziona? Allora, io collaboro con dei miei amici che hanno anch'essi un gozzo, proprio Silvestro e Okay, Emanuele, e loro hanno il sito internet, tutte cose. Però negli anni mi sono ritagliato anch'io una clientela che mi contatta tramite passaparola, tramite Instagram. Io ci tengo proprio a non avere un sito internet perché voglio essere uno spirito libero. Quando non faccio okay, escursioni voglio andare a pescare, non voglio stare lì a fare preventivi, a fare telefonate e a sbattermi. Voglio soltanto godere. Voglio godere quando faccio okay, l'escursione, voglio godere quando vado a pescare. Non mi voglio stressare perché fantastico. sono così, sono godereccio, non ci posso fare niente. E niente, l'escursione può costare da qualche centinaio di euro a svariate centinaia di euro. Dipende da quante ore, perché stiamo parlando di escursioni di 8 ore, Okay, dove per esempio a volte si parte da Lipari e si toccano isole come Panarea e Stromboli o come Alicudi Filicudi. Quindi già lo sciupio di carburante è molto elevato. Alle Isole Eolie è arrivato a costare anche 2,35 € quest'anno, anzi attualmente costa 2,35 € un litro di senza piombo. Quindi poi giustamente c'è da considerare il prezzo del noleggio del gommone, ci sta, lo skipper deve essere anche pagato per quello che sa fare e quindi per questo si perfetto. arriva a certe cifre. Ci sta, Eh, ci sta, ci sta. Poi naturalmente ci sono i periodi di alta stagione, i periodi di bassa stagione, magari ci sono giornate dove io ho già una prenotazione e quindi se qualcuno accetta di fare un'escursione più breve nelle ore che mi rimangono libere, lì si può accedere ad una scontistica maggiore, però Certo. siamo lì dalle 200-300 € fino ad arrivare alle Fino a arriva 700-800. vabbè ci sta, ci sta. E invece il mangiare come lo gestisci rispetto io, lavoro nell'ambito cucina e ti devo fare i miei complimenti per le leccornie che prepari e che vedo su Instagram. E come funziona invece la giornata in cui, te li porti a casa e prepari da mangiare a casa? Come si evolve quella tipologia di esperienza? Questa è bellissima.
Io prima facevo un ristorante fino a se stesso, cioè Ok. proprio venivano turisti a mangiare a casa mia, tipo, però questa cosa la percepivo come un po' fredda perché cioè, io sono a casa e arrivano questi sconosciuti, mi devo mettere lì, cioè, non lo so, Sì. Non c'era non mi arrivavano, connessione. non mi arrivavano delle vibrazioni positive. Certo, a fine serata eravamo tutti grandi amici, però l'impatto non era piacevole per quanto mi riguarda, soprattutto per le ore che precedevano l'arrivo degli ospiti. E quindi ho detto perché io mi devo stressare, visto che sono uno godereccio che vuole solo godere. Ok, da oggi in poi si fanno queste cene soltanto con i clienti e l'escursione. Ci Ora, sta. durante la giornata, a parte che io ho questo dono, perché è un dono, che è quello di diventare subito amico dei miei clienti, che da cliente ad amico c'è pochissimo tempo. Rompiamo subito il ghiaccio, peschiamo, io comincio tipo a chiedere a questi clienti, ma preferite un antipasto un primo un secondo o un antipasto un primo e un secondo? E tutti mi rispondono un antipasto un primo e un secondo. Eh, I crudi vi piacciono? Sì, va bene, pasta, questa, quella. E generalmente faccio un crudo di cernia, con, che so, cimette di cappero, qualche cosa di frutta, proprio così, un accenno per dare un tocco di dolcezza, qualche erbetta Ok. aromatica, l'olio quello buono, sale pochissimo perché c'è il cappero e il pepe. Generalmente è così. Sì. La pasta si fa sempre il solito pacchero con le frattaglie della cernia e anche parti di collare, di testa, che sono Ok. le più indicate per fare. E poi al forno si fa il Il resto con le resto. patate. Ma poi generalmente Come a seconda. dolce? Dolce? Il dolce sono io. Non ne faccio dolci. Ok, allora, minchia, oh, ci sta, dai. Minchia, t'hai nata fuori. Rischio la vita per prendermi il pen, cuciniamo, È fai... massacrante. Infatti io da qualche anno ho iniziato ad alzare i prezzi perché spero che mi dicano di no. Perché è massacrante, come cosa è veramente massacrante. Però che devo fare? E Cioè, in tutto vederli questo devi fare il papà, tra parentesi. da quest'anno sì. Minchia. Però quest'anno, per Minchia. esempio, l'ho fatto soltanto una volta l'home ristorante a casa. Ok, E ok. quindi Vabbè, alla diciamo fine. che è la perfetta ciliegina sulla torta rispetto all'esperienza, cioè portarti la gente a casa, fargli apprezzare ancora di più il pescato, a parte lanciare un messaggio bellissimo e soprattutto di protezione rispetto alla pesca subacquea, che non è così cattiva come sembra essere, cioè è veramente un'esperienza catch, clean and cook per antonomasia, letteralmente. Sì, è Ehm una cosa meravigliosa. È quello che più, cioè, io preferisco farlo poche volte l'anno perché è massacrante, però quelle poche volte che lo faccio, cioè, sono felicissimo. Sono dei bei ricordi Cioè, sicuramente. cioè, quando loro se ne vanno, lasciano casa mia, cioè, poco ci vuole, cioè, mi saltano addosso, cioè, mi abbracciano, cioè, poco ci vuole, si mettono a piangere, cioè, si sta Certo. in una sintonia, si respira una magia durante queste cose che è unica. Ma se ci pensi, e poi chiudiamo, e se ci pensi, quando si va in vacanza, tu, vuoi vivere un'esperienza particolare, cioè tu esci dalla tua zona di comfort per andare in vacanza per creare delle memorie, giusto? E quando quella memoria, secondo me, è così intensa e ti senti così parte integrante di questa cosa e sei così coinvolto e vedi cose che non hai mai visto prima, assaggi un cibo che non sapevi potesse avere quel sapore in un contesto come quello, cioè, cos'altro vuoi di più dalla vita a questo Ah, punto? e poi c'è pure un'altra cosa, a casa mia nascono i bambini pure, cioè vengono non che vengono concepiti, cioè inizia lì. Sono nati un sacco di figli dopo le mie cene, cioè, vabbè che Fantastico. mi capitano molte coppie in viaggio di nozze, no? Però tutti mi dicono, sai, dopo la cena, poi quella vacanza è successo così, così, così. Niente, Infatti, fan infatti poi ci sono i mariti gelosi, sì, ah, questo è figlio di Giuseppe, questo dobbiamo chiamare Giuseppino.
Guarda, io lo ridurrei al: quando si semina bene, solo bene si può ricevere. E quello che No, fai no. sicuramente è Perché fare eccezionale. l'umorista è una cosa meravigliosa, perché nel 99% dei casi queste persone arrivano con tutti i buoni propositi e ti irradiano di energia positiva. Sì, ci può essere sempre il turista quello un pochettino più infelice oppure un attimino più sofisticato, però per esperienza personale ti dico che non mi è quasi mai capitato. Forse dipende anche dal modo di porsi che ognuno ha nei confronti delle persone. Il fatto io proprio di rompere tutti gli schemi, di non essere cliente e servitore, di non mettere la relazione su questo piano, aiuta tantissimo, secondo me. Cioè, perché Assolutamente. durante questi tour siamo amici che si stanno divertendo assieme. Stop, tutto qui. Allora, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Dicevo che, ogni volta fare una chiamata, sai, non sai chi hai davanti, non sai come che carattere c'è. Capita a volte che uno dei chiacchiere di più, perché quello è più timido, c'è quello corroico, c'è quello che se la insomma, io mi sono sentito estremamente a mio agio, quindi ti posso dire che, in effetti hai ragione, riesci a mettere a tuo agio le persone con il quale hai a che fare. È stato estremamente interessante. E come ti dicevo, se non l'abbiamo catturato, mi ha fatto venire voglia di venirti a trovare alle isole e vivere un'esperienza del genere con te. Quindi grazie del tuo tempo, è tardi Grazie a e te. dobbiamo andare a dormire adesso. Grazie.